Oggi voglio parlare di mano aperta, mano chiusa. Cosa vuol dire mano aperta, mano chiusa? Allora, quando studiavo, e attenzione, sembra sempre che io voglia rinnegare tutto quello che mi è stato dato, non è propriamente così, anzi, in realtà ringrazio ognuno dei miei insegnanti perché tutti e assolutamente in buonissima fede tutti mi hanno dato un contributo, mi hanno dato quello che meglio potevano fare in quel momento e questa è una cosa preziosa. Ciò non toglie che fa parte della stessa natura del nostro lavoro, della nostra professione, mettere in discussione sia idee e principi musicali, sia idee e principi tecnici e le due cose naturalmente, come almeno sapete dal mio punto di vista, sono sempre e strettamente interconnesse. Mano chiusa significa che tante volte viene predicato questo. Anzitutto rilassa la mano, questo è un argomento a parte da trattare a sé perché vale la pena. Rilassa la mano e chiudi la mano perché? Perché c'è quest'idea secondo cui naturalmente la mano tenuta naturalmente raccolta è certamente più rilassata che non aperta, ovvio, se io faccio un'azione di apertura c'è un'azione muscolare che mi permette di farlo, questo è scontato. Però se devo suonare per esempio un passaggio di arpeggi spezzati, come può essere una cosa del genere? Tenere la mano chiusa e fare questo significa ogni volta andare a cercare la nota che mi serve. Se io in questa posizione chiudo, qui devo aprire di nuovo, devo chiudere di nuovo, aprire, aprire, chiudere, aprire, insomma, per farla breve, sono davvero troppi movimenti nell'arco dello stesso passaggio che non solo non sono economici, ma non aiutano nemmeno in realtà la conseguenzialità, la fluidità del fraseggio musicale, perché ovviamente questo passaggio non è che è abbastanza brutto, ma c'è una direzione che va verso l'alto. Come posso quindi impostare questo passaggio tecnicamente perché da un lato funzioni dal punto di vista puramente meccanico e dall'altro non sia solo un passaggio meccanico, ma la mia maniera tecnica di svolverlo favorisca il fraseggio, favorisca la direzione che io voglio dare a questo passaggio. Posso per esempio pensare di tenere la mano un po' più aperta e quindi anziché aprire e chiudere come abbiamo visto prima, posso pensare di mantenerla un po' più aperta, spostarmi, eccetera, eccetera, eccetera. In pratica riunisco diversi suoni e diversi movimenti in un grande movimento più grande. Raggruppo quindi i suoni e mantengo un'apertura della mano che mi permetta di raggiungerne il più possibile con un'unica posizione. In questa maniera, tra l'altro, il passaggio diventa anche molto meno pericoloso, perché se già questi suoni sono preparati, significa che già ce li ho sotto le dita, quindi è quasi impossibile sbagliarli. Dico quasi, naturalmente è sempre possibile sbagliare. Se avessimo voluto fare un mestiere in cui il rischio non è previsto, avremmo potuto fare gli impiegati in banca e non ci sarebbe stato nessun rischio da palcoscenico. Però chiaro che dentro della possibilità di fare qualche cosa di sbagliato, questo rende la rete di sicurezza immensamente più grande. Quando parlo di apertura, non parlo di rigidità. Ovviamente c'è un minimo di tensione muscolare, altrimenti la mano non può rimanere aperta, certo che c'è, ma questo è una cosa molto diversa da questo. Posso mantenere una posizione aperta senza irrigidire la mano, che è una cosa completamente diversa. In questo modo non solo rendo il passaggio molto più sicuro dal punto di vista strettamente tecnico, ma riesco anche ad accompagnare il fraseggio in maniera più efficace.
Ecco, quando io spesso parlo di tecnica inscindibile dalla musica, mi riferisco a questo genere di cose. Questa è una estremamente basica e poi si può andare sempre nel più complesso, chiaramente. Più aumenta la polifonia, più aumenta e si complica l'architettura musicale e più diventa il discorso articolato e complesso, non complicato, complesso. Questa è anche una delle migliori ragioni per cui spesso nei workshop che abbino alle mie masterclass parlo di senso profondo della tecnica, proprio per questa ragione. Spero che questo piccolo spunto possa essere un altro stimolo utile per riflettere. Se avete domande, scrivetemele qua sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima.